Ci sono 6 armi nucleari, costruite dagli Stati Uniti d'America, che in questo esatto momento si trovano da qualche parte sul nostro pianeta. E nessuno, assolutamente nessuno, sa dove siano. Non stiamo parlando di proiettili smarriti o di documenti confidenziali. Stiamo parlando di ordigni capaci di cancellare intere metropoli in una frazione di secondo, trasformando grattacieli d'acciaio in polvere incandescente. Sono là fuori, forse sepolte sotto metri di fango, forse adagiate sul fondo di un oceano buio e ghiacciato. Dormono, aspettano. E la cosa più spaventosa non è che le abbiamo perse. La cosa più spaventosa è come le abbiamo perse. Il Pentagono ha un nome in codice per questo incubo. Lo chiamano Broken Arrow, freccia spezzata. È il termine militare ufficiale usato per descrivere un incidente imprevisto che coinvolge armi nucleari, ma che non rischia di scatenare una guerra mondiale. Un lancio accidentale, una detonazione non autorizzata o semplicemente la perdita totale dell'arma. Dal 1950 ad oggi il governo ha riconosciuto ufficialmente 32 di questi incidenti. 32 volte in cui l'arma più letale mai concepita dall'ingegno umano è sfuggita al nostro controllo. Nella maggior parte dei casi i frammenti sono stati recuperati, ma in 6 occasioni l'arma è svanita nel nulla, inghiottita dalla terra. Tutto inizia il 13 febbraio del 1950, l'alba della guerra fredda. Un gigantesco bombardiere B-36 sta volando dall'Alaska verso il Texas. È una bestia metallica imponente, ma il clima è spietato. Il ghiaccio si accumula sulle ali. 3 dei suoi motori si spengono improvvisamente, soffocati dal gelo. L'aereo sta precipitando verso le acque gelide dell'Oceano Pacifico. L'equipaggio sa che non può atterrare con il mostro che porta nella stiva, una bomba nucleare Mark IV, la stessa tecnologia che rase al suolo Nagasaki. Per salvarsi la vita prendono una decisione drastica. Aprono i portelloni e la lasciano cadere. Da 8.000 piedi di altezza, l'arma precipita nel buio dell'oceano. Un lampo di luce acceca la notte quando gli esplosivi convenzionali detonano all'impatto con l'acqua. Ma il nucleo simulato di piombo o uranio impoverito è ancora laggiù, da qualche parte, sul fondo inesplorato del Pacifico, privo del nucleo fissile di plutonio necessario per un'esplosione nucleare. 6 anni dopo, il Mar Mediterraneo inghiotte un altro segreto. 10 marzo 1956. Un aereo da trasporto decolla, portando con sé 2 capsule nucleari intatte. Il piano è semplice: un rifornimento in volo sopra le acque tranquille del Mediterraneo. Ma il cielo ha altri piani. Banchi di nuvole dense e impenetrabili avvolgono gli aerei. La visibilità si riduce a 0. I contatti radio diventano statica, poi silenzio. L'aereo, il suo equipaggio e le 2 capsule nucleari svaniscono letteralmente nel nulla. Nessun relitto è mai stato trovato, nessuna macchia d'olio, nessun segnale di emergenza. È come se l'atmosfera si fosse aperta e li avesse cancellati dalla realtà. E quelle 2 capsule sono da qualche parte sotto le rotte turistiche cullate dalle correnti sottomarine, in un silenzio che dura da quasi 70 anni. Ma l'oceano non è l'unico posto dove abbiamo perso le nostre armi più letali. 5 febbraio 1958, Georgia, Stati Uniti. È una notte limpida. Un bombardiere B-47 sta effettuando un'esercitazione di volo. Nella sua stiva riposa una bomba termonucleare Mark XV. 3.400 kg di metallo e morte potenziale. Improvvisamente, dal buio, spunta un caccia F-86. Un errore di calcolo, una distrazione fatale. I 2 aerei si scontrano a mezz'aria. Il metallo stride, le ali si lacerano.
Il bombardiere è gravemente danneggiato e sta perdendo quota rapidamente. Il pilota sa che atterrare con quell'enorme peso esplosivo a bordo sarebbe un suicidio certo. Così, mentre sorvola le acque scure del fiume Savannah, vicino all'isola di Tybee, preme il pulsante di sgancio. La bomba cade. Si inabissa nelle paludi fangose. I militari l'hanno cercata per mesi. Hanno dragato il fiume, usato sonar, inviato sommozzatori nel buio limaccioso. Niente. E la cosa sconvolgente è che ancora oggi, nel 2025, nuovi rapporti confermano che è ancora lì, sepolta sotto metri di fango, a pochi passi dalle spiagge dove la gente prende il sole, ignara di tutto. Ma tutto questo è niente in confronto a quello che successe 3 anni dopo. Quello che sto per raccontarti è il momento in cui l'umanità è arrivata più vicina in assoluto ad autocancellarsi per puro sbaglio. 24 gennaio 1961. Goldsboro, Carolina del Nord. Un enorme B-52 pattuglia i cieli. Nella sua pancia porta 2 bombe all'idrogeno. Ognuna di esse ha una potenza di 3 o 4 megatoni. Per farti capire, ognuna di queste bombe è 250 volte più potente di quella che ha distrutto Hiroshima. 250 volte. A mezzanotte, a 10.000 metri di altezza, qualcosa cede. L'ala destra dell'aereo subisce un collasso strutturale improvviso. Il gigante d'acciaio inizia a spezzarsi a metà mentre è ancora in volo. Le forze centrifughe sono così violente che strappano letteralmente le 2 bombe all'idrogeno dai loro supporti. Le armi dell'Apocalisse sono ora in caduta libera verso la campagna americana. Concentriamoci sulla prima bomba. Mentre precipita, i suoi sistemi interni si svegliano. L'arma pensa di essere stata sganciata intenzionalmente sopra un bersaglio nemico e inizia a fare esattamente quello per cui è stata progettata. Inizia la sequenza di armamento. Il paracadute di frenata si apre perfettamente. I fili di sicurezza si scollegano. Le batterie termiche si accendono, inondando i circuiti di energia mortale. I radar altimetrici iniziano a calcolare la distanza dal suolo per l'esplosione ottimale. Ci sono 6 dispositivi di sicurezza separati, 6 lucchetti progettati per impedire una detonazione accidentale. Uno dopo l'altro, a causa delle forze estreme della caduta e dei cortocircuiti, iniziano a fallire. Fallisce il primo, fallisce il secondo, il terzo, il quarto. Il quinto dispositivo di sicurezza si disattiva. L'arma è praticamente viva, pronta da innescare un sole artificiale sulla Carolina del Nord. La bomba tocca terra con il suo paracadute. Non c'è esplosione nucleare. Quando le squadre di recupero arrivano sul posto, si trovano di fronte a una scena agghiacciante. Il sergente artificiere si avvicina all'arma, controlla il pannello degli interruttori e scopre che l'interruttore di sicurezza è sulla posizione sicura. La frase rimasta nella storia militare: "Tenente, abbiamo trovato l'interruttore di sicurezza. È sulla posizione armata", si riferisce in realtà alla seconda bomba, quella sepolta nel fango. Capisci cosa significa? Sulla prima bomba, 5 dei 6 meccanismi di sicurezza avevano fallito. Solo un singolo, minuscolo interruttore elettrico a basso voltaggio non si era chiuso. Un banale pezzo di metallo grande quanto un'unghia era l'unica cosa che aveva impedito a un intero Stato americano di essere vaporizzato all'istante. Se quell'interruttore avesse fatto contatto, chiunque nel raggio di 5-8 chilometri sarebbe morto in un millisecondo. Ma c'è un problema. Questa era solo la prima bomba. Dove è finita la seconda? La seconda bomba non ha aperto il paracadute. È caduta libera, come un meteorite di metallo denso, schiantandosi in un campo agricolo fangoso a oltre 1000 chilometri orari.
L'impatto è stato così devastante che l'arma si è disintegrata, spingendo i suoi componenti in profondità nel terreno morbido. L'esercito ha iniziato a scavare. Hanno trovato pezzi del rivestimento. Hanno trovato la coda a 6 metri di profondità. Ma il nucleo secondario, la sfera di uranio altamente arricchito e plutonio. Più scavavano, più l'acqua di falda riempiva la buca, trasformandola in sabbie mobili inarrestabili. Alla fine, dopo settimane di tentativi futili, il governo americano si è arreso. Hanno comprato un pezzo di terreno circolare di 120 metri di diametro attorno al punto di impatto. Hanno recintato l'area e hanno vietato qualsiasi scavo per sempre. L'uranio è ancora lì sotto, nel fango della Carolina del Nord. Se pensi che il fango sia un nascondiglio perfetto, aspetta di sentire cosa è successo nel 1968. Thule, Groenlandia, uno degli avamposti più freddi e isolati della guerra fredda. Un altro bombardiere, questa volta con 4 armi termonucleari, prende fuoco in volo. L'equipaggio si lancia. L'aereo, senza guida, si schianta violentemente contro la spessa crosta di ghiaccio marino della baia di Baffin. L'impatto fa detonare gli esplosivi convenzionali delle bombe. Non c'è esplosione nucleare, ma il risultato è un disastro ecologico senza precedenti. Il calore estremo fonde il ghiaccio, creando un enorme buco nero nell'Artico. Il plutonio si nebulizza, contaminando un'area immensa. 2 delle bombe attraversano il ghiaccio fuso e sprofondano nelle acque gelide sottostanti. Gli americani rimossero oltre 230.000 piedi cubi di ghiaccio radioattivo. Recuperarono una bomba anni dopo, ma l'altra, l'ultima bomba di Thule, riposa ancora oggi sul fondo oscuro della baia, protetta da chilometri di ghiaccio inospitale. C'è però un problema enorme. Noi pensiamo che questi incidenti siano gestiti da supercomputer e protocolli perfetti. La realtà è tragicamente comica. Prendi Palomares, in Spagna, 1966. Un altro scontro in volo, altre 4 bombe all'idrogeno cadute. Una di queste finisce in mare. La Marina americana dispiega la più grande flotta di ricerca sottomarina della storia. Sottomarini, sonar, migliaia di uomini. Non trovano nulla. Sai chi la trova? Un pescatore spagnolo locale. Vede la bomba cadere con il paracadute e memorizza la posizione. Ma la parte assurda non è questa. Secondo la legge marittima internazionale, chi recupera un relitto ha diritto a una percentuale del suo valore. Il pescatore portò il governo degli Stati Uniti in tribunale chiedendo l'1% del valore della bomba all'idrogeno. $20 milioni. Il Pentagono dovette chiudere la faccenda con un accordo segreto, pur di riavere la sua arma dell'Apocalisse. Ma il trofeo per l'incidente più assurdo va a Damascus, in Arkansas, 1980. Un missile balistico intercontinentale, Titan II, alto come un palazzo di 10 piani e armato con la testata nucleare più potente dell'arsenale americano, è pronto nel suo silo sotterraneo. Un giovane tecnico sta facendo manutenzione. Gli scivola di mano una chiave a bussola, un pezzo di metallo di 3 kg. La chiave cade per 24 metri, rimbalza e colpisce esattamente il serbatoio pressurizzato del carburante del missile. Lo perfora. Per 8 lunghissime ore il carburante altamente infiammabile satura il silo. Poi l'inevitabile. Una scintilla innesca un'esplosione titanica che fa saltare in aria la porta del silo pesante 740 tonnellate. E la testata nucleare viene sparata in aria come un tappo di champagne. Atterra intatta, per puro miracolo, in un fosso vicino alla strada. Un olocausto nucleare
evitato per una chiave inglese scivolata dalle mani. E se ti dicessi che la terza guerra mondiale stava per iniziare a causa di un animale selvatico? Ottobre 1962. Siamo nel bel mezzo della crisi dei missili di Cuba. Il mondo è letteralmente sul filo del rasoio. Le forze armate americane sono a livello di allerta DEFCON 3. Nessuna esercitazione. Tutto è reale. In una base aerea nel Minnesota, una guardia vede una figura scura scavalcare la recinzione perimetrale. Spara e fa scattare l'allarme di sabotaggio. Il segnale arriva a una base vicina nel Wisconsin. Ma per un errore elettrico, invece dell'allarme intrusione, suona l'allarme di decollo immediato per attacco nucleare. I piloti corrono ai loro caccia-intercettori, già armati con testate nucleari tattiche. Avviano i motori, pronti a volare verso l'Unione Sovietica. Solo all'ultimo secondo, un'auto del comando sfreccia sulla pista, lampeggiando disperatamente per fermarli. L'intruso sovietico era un orso nero che cercava cibo nella spazzatura. Un orso. Stava per scatenare la fine del mondo. Potresti pensare, ok, questa è storia vecchia. Oggi abbiamo computer, intelligenza artificiale, codici a barre. Non può più succedere. Agosto 2007. Base aerea di Minot, Nord Dakota. Un gruppo di avieri deve trasferire dei vecchi missili disarmati. Ma per un errore di inventario spaventoso, caricano su un bombardiere B-52 6 missili da crociera armati con vere testate nucleari da V-80. Nessuno se ne accorge. L'aereo decolla, vola attraverso mezza America e atterra in Louisiana per 36 ore. 36 lunghissime ore. 6 testate nucleari sono rimaste parcheggiate sulla pista, senza guardie speciali, senza protocolli di sicurezza, senza che nessuno nel governo degli Stati Uniti sapesse che mancavano dalla base di partenza. Le armi più sorvegliate del pianeta, trattate come bagagli smarriti in un aeroporto. E non sono solo gli americani. Anche i sovietici hanno i loro fantasmi. Ottobre 1986. Il sottomarino nucleare K-219 subisce un'esplosione in un tubo missilistico. Affonda al largo delle Bermuda. Oggi, a 5.500 metri di profondità, nell'oscurità più assoluta, dove la pressione schiaccerebbe un'automobile come una lattina vuota, giacciono 2 reattori nucleari e oltre 30 testate atomiche. Un intero arsenale dormiente sul fondo dell'Atlantico. La posizione ufficiale dei governi oggi è raggelante nella sua logica. Se non possiamo recuperarle noi con tutta la nostra tecnologia, non potranno farlo neanche i terroristi. È più sicuro lasciarle lì. Lasciare che il fango, il ghiaccio e la pressione dell'oceano facciano da tomba eterna per i nostri errori peggiori. Queste 6 frecce spezzate, queste bombe perdute, sono ancora là fuori. E c'è un dettaglio che cambia tutto. Un dettaglio matematico. Il cuore di queste armi è fatto di plutonio 239. Sai qual è il tempo di dimezzamento del plutonio? 24.000 anni. Significa che tra 24.000 anni quelle bombe saranno ancora letali per metà. Tra 48.000 anni, per un quarto. L'intera civiltà umana, dalle piramidi d'Egitto agli smartphone, esiste da appena 5.000 anni. Quelle bombe sopravvivranno agli Stati Uniti d'America. Sopravvivranno a tutte le nazioni che conosciamo. Forse sopravvivranno alla razza umana stessa. Resteranno lì, nel fango della Georgia o nel ghiaccio della Groenlandia, come monumenti silenziosi alla nostra genialità e alla nostra incredibile stupidità. Abbiamo imparato a spaccare il cuore della materia per liberare il fuoco delle stelle, ma non abbiamo mai imparato a non farcelo scivolare dalle mani. L'universo ci ha dato il potere degli dei e noi lo abbiamo trattato come un mazzo di chiavi smarrito.
Io sono Renderium e questa era la nostra freccia spezzata